Nelle lezioni precedenti di questo modulo abbiamo visto come rappresentare i dislivelli nei modelli architettonici. I procedimenti che abbiamo spiegato sono generalmente validi, ma esistono alcuni casi particolari che vale la pena approfondire. Il primo caso è quello in cui un versante della montagna poggia sulla base del modello, mentre l'altro parte da una quota superiore. Cominciamo dall'incollaggio sulla base della curva più bassa del nostro rilievo e continuiamo il montaggio delle curve successive fino alla quota di partenza dell'altro versante. A questo punto misuriamo sul modello il reale dislivello fra la base e l'ultima curva montata e creiamo un supporto della stessa misura per incollare la prima curva sull'altro versante. Proseguiamo quindi l'incollaggio delle curve in contemporanea su entrambi i lati, finché le curve non si ricongiungono e ci troviamo a montare una sola curva a ogni quota. In questa situazione è fondamentale seguire con precisione le linee di riferimento per il corretto posizionamento delle curve. Se non siamo stati precisi, possiamo trovarci nella situazione in cui la prima curva unita è più larga o molto più stretta di quelle che la devono sostenere, e questa situazione spesso risulta irrisolvibile. Una volta arrivati al livello in cui le curve si sono unificate, potremmo ritrovarci in due situazioni. Nella prima, le curve intersecano ancora il perimetro del modello, almeno sul lato, e quindi avremo ancora a disposizione i riferimenti per il loro corretto posizionamento. Nella seconda, le curve non intersecano più il perimetro e salgono concentriche come nel caso di un'isola. In questa situazione, il posizionamento delle curve non ha bisogno di particolari riferimenti, poiché, essendo le curve concentriche, tende ad essere vincolato dalla loro forma. Normalmente è quindi sufficiente un confronto visivo delle curve con la stampa della planimetria. Se in questo tipo di curve concentriche sono presenti le sedi di edifici o strade in trincea, queste ci faranno da guida, visto che dovremo fare attenzione al loro corretto allineamento. Un altro caso particolare riguarda la costruzione di un rilievo che alterna sezioni di dislivello dolci a pendi ripidi. Abbiamo già visto che nel caso di dislivelli ripidi con rappresentazione geometrica è necessario utilizzare un numero elevato di cartoni per realizzare curve di dimensioni adeguate ad essere sovrapposte. Poiché si sta passando da un pendio ripido ad uno dolce, l'uso di molti cartoni nel secondo caso rischia di portare alla realizzazione di curve in strati pieni che, oltre a generare uno spreco di materiale, potrebbe far incurvare il modello. In questi casi, per superare il problema, possiamo integrare nel modello metodi costruttivi differenti nelle parti con pendenze molto diverse. Utilizzando il metodo illustrato nella lezione sulle curve di livello in cartone, partiamo col definire il numero di cartoni necessari alla realizzazione del dislivello nelle sue parti meno ripide. Tagliamo le curve che rappresentano queste parti, evitando il taglio delle parti nelle quali il dislivello risulta più ripido e che quindi necessiterebbero di più cartoni per essere realizzate in maniera idonea al montaggio. A questo punto realizziamo le parti più ripide, come un muro costituito da curve piene. Disegniamo sulla planimetria, a monte del dislivello, una linea spezzata che definisce il limite da tagliare per tutte le curve sottostanti. Questo limite, uguale per tutte le curve di livello, ci faciliterà l'allineamento in fase di incollaggio. La sezione del muro deve permettere l'incollaggio delle curve superiori che abbiamo già tagliato con l'altro metodo. L'integrazione nel modello di differenti metodi costruttivi può essere applicata anche a dislivelli caratterizzati da terrazzamenti, ossia salti repentini di quota che nella realtà sono realizzati con muri di contenimento verticali. I terrazzamenti possono essere realizzati costruendo scatole rigide in sostituzione delle curve di livello. Queste scatole possono essere rinforzate al loro interno con dei distanziali o con del nido d'ape.